Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. Di giochi di Crash ne abbiamo una marea, platform, in 3D ed in 2D, giochi per console, giochi per cellulari, giochi per console portatili, abbiamo giochi di corse, giochi party, eppure la sete di nuove avventure non ci sazia mai. E quindi chi risponde alla domanda di noi fan? Beh, i fan stessi. Non è una novità. L'amore dei fan per un determinato prodotto porta alla realizzazione di fan projects, in questo caso fan games, per dimostrare tutto l'amore, tutto il bene possibile alle serie a cui noi siamo affezionati. Crash non fa eccezione. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto tanti modi per giocare nuove avventure apocrife realizzate dai fan per i fan. In questo mio video mostrerò una personale top 10 dei fan games di Crash Bandicoot. Bada bene però che questi giochi non sono gli unici che amo e che adoro, e ci sono molti altri fan games di Crash che amo alla follia, ma vuoi perché non sono mai stati completati, vuoi perché non trovavano posto in questa top, non saranno presenti nel video. Qualora voi voleste un video a riguardo su questi fan games, basterà farmelo sapere qui sotto nei commenti, magari con un hashtag rappresentativo come, che ne so, hashtag fangames parte 2, non lo so, ho tirato a caso. Detto questo, direi di iniziare con la top. Al 10° posto troviamo Crash Bandicoot 2D, realizzato da Virtanen tra il 2007 ed il 2008. Questo è un gioco di Crash Bandicoot che l'autore, Virtanen appunto, progettò per un contest. L'autore l'ha sviluppato abbastanza velocemente, ma ha guadagnato un seguito di culto come un piccolo clone ben fatto. Sebbene il gioco sia stato fatto molto bene, ovviamente mancano alcune cose. Non puoi eseguirlo a schermo intero, non ci sono opzioni di volume o dei controlli, e ha problemi di hitbox. Ma ehi, questo gioco è parte della mia preadolescenza. È tra i primi titoli gratuiti su Crash che potevi trovare nel web della seconda metà degli anni 2000 e potevi scaricarlo ovunque, tutto gratis, Softonic e tanti altri siti simili. Quindi la presenza di questo fangame in 10ª posizione è per motivi strettamente emotivi. E poi dai, lo sprite di Crash è carinissimo. Al 9° posto troviamo Crash Bandicoot L'invasione del male, realizzato da COS93 nel 2010. Questo fangame è tutto italiano e la premessa è molto semplice quanto interessante. Cortex si allea con dei mostri provenienti dallo spazio e insieme a Nitrous Brio rapiscono Aku Aku. Sarà compito di Crash salvare nuovamente il mondo. Il gioco è un platform in 2D che si contraddistingue per la sua grafica. Avrete notato infatti che lo stile grafico è ispirato pesantemente a Crash Bandicoot Flash, quel gioco realizzato in Flash dove si potevano giocare un paio di livelli e poi combattere contro Ripper Roo. Roba Amacord qui. Il gioco offre una sfida senza precedenti. Reputo infatti Crash L'invasione del male tra i fangames più difficili che io abbia mai provato. Ma ehi, abbiamo avuto modo di completare Crash Bash e Crash 4, quindi che sarà mai un po' di impegno? All'8° posto abbiamo Crash Bandicoot Enchanted, sviluppato da Firestyle nel 2009. Il fangame porta una bella ventata di freschezza al classico gameplay della serie. Mentre Crash si impegna a salvare sua sorella Coco dal perfido Cortex, dovrà raccogliere degli oggetti misteriosi, gli Amethyst, così da poter fermare la mente malvagia di turno, Enchant. Il gioco offre 22 livelli unici e 7 boss da affrontare, garantendo una durata considerevole. Una delle prime cose che salta all'occhio è la grafica di alta qualità, con sprite nuovi per i personaggi principali e un mix di nemici provenienti da giochi precedenti della serie. Questo aggiunge varietà e familiarità al mondo di gioco. Sebbene la sfida sia parte integrante dell'esperienza di Crash Bandicoot, Enchanted va spesso oltre questo limite, portando a momenti di frustrazione ma anche di soddisfazione una volta superati gli ostacoli. Tuttavia, il sonoro del gioco non riesce a tenere il passo con la qualità visiva, risultando a tratti fastidioso e poco coinvolgente, sebbene le opinioni su questo possano variare. In conclusione, Crash Bandicoot Enchanted si presenta come un'esperienza impegnativa e coinvolgente, con una grafica di buon livello per un fangame dell'epoca e innovazioni del gameplay che tengono vivo l'interesse.
Al settimo posto troviamo un gioco atipico per il nostro peramele arancione. Sto parlando di Crash and Dance, realizzato da Fierce e pubblicato nel 2022. Il gioco è un fan remake del minigioco segreto di Crash Nitro Kart GBA, ovvero Crash Party USA. Lo scopo del gioco è quello di realizzare quanti più punti possibili premendo a tempo i tasti che appaiono a schermo. Sì, è un gioco ritmico. La bellezza di questo gioco sta nelle animazioni e nella grafica, squisitamente in pixel art. Il creatore del gioco, infatti, è un bravissimo artista di questa arte, ed ogni pixel che vedrete sarà colorato, iperattivo e danzante come dovrebbe essere qualsiasi gioco che ha la frenesia e la musica come elementi principali. Al sesto posto abbiamo Crash Bandicoot Flash, un gioco del 2004 realizzato per il browser web a cura di Taro Nuke e aiutato da The Prologue. Ve li ricordate i giochi Flash, come su flashgames.it e altri siti simili? Che bei ricordi. All'epoca internet era un posto migliore. Sebbene non sia un gioco completo, ma più una sorta di demo, Crash Bandicoot Flash è davvero soddisfacente da giocare e ha un controllo fluidissimo, oltre ad un buon livello di dettaglio per un browser game 2D. Il gioco presenta 5 livelli diversi, tutti ispirati a Crash 2 se ci fate caso, che vanno da un livello nella giungla ad un livello di inseguimento di massi, finendo poi per l'unico boss disponibile, ovvero Ripper Roo. Il gioco è molto divertente e sfida i giocatori con una buona dose di abilità e difficoltà. Purtroppo il gioco è rimasto fermo alla fase beta e lo sviluppo si interruppe dopo non molto tempo dal rilascio. Al quinto posto troviamo il seguito di Crash Bandicoot Enchanted. Sto ovviamente parlando di Crash Bandicoot Tiki Quest, sviluppato da Firestyle e pubblicato nel 2012. In questo sequel, Crash deve scoprire chi è che sta causando il caos sull'arcipelago spacciandosi per lui, scoprendo poi che si tratta di Clyde, una sorta di doppelganger del nostro eroe. Il titolo è una incredibile evoluzione del suo predecessore ed è deliziosamente divertente, con una grafica ed uno stile molto caratteristico, migliorato di gran lunga da un gioco all'altro. Si può notare l'impegno nel level design anche nella fase RPG, dando a Crash l'opportunità di parlare con degli NPC che può trovare in giro per il mondo di gioco. Reputo infatti che a Crash Tiki Quest non manchi nulla, è un gioco praticamente perfetto che merita di essere provato, almeno una volta nella vita di un fan di Crash. Si trova in quinta posizione solo perché i successivi, secondo il mio modesto parere, hanno qualcosa di migliore, ma ciò non toglie che Tiki Quest sia il fangame perfetto per tutti. Al quarto posto troviamo Crash Bandicoot Mayhem, sviluppato da Mr. Mediamonks e pubblicato nel 2015. Il gioco, uno dei primi fangames di Crash in 3D mai completati, è sempre stato piuttosto interessante. Il modello riprende quasi fedelmente quello visto in quel poster negli studi di Vicarious Visions. Sto parlando di quel gioco cancellato tra il 2007 ed il 2009, di cui probabilmente non sapremo nulla per molto tempo ancora. I livelli sono pochi, ma sono abbastanza lunghi e difficili, soprattutto per i comandi. L'elemento più caratteristico di questo gioco è l'indicatore delle combo. Più volte rimbalzi sulle casse senza toccare terra, più l'indicatore delle combo verrà caricato e otterrai più punti, Wumpa e vita. Il boss finale, l'unico del gioco, è Papu Papu. È un peccato che questo titolo ad oggi non sia ben riproducibile sui sistemi operativi attuali. Speriamo che un giorno qualcuno, o magari lo stesso autore, applichi un aggiornamento al fangame. Per tutti quelli che vogliono un remake di Crash Bash, cosa che prima o poi accadrà, posso consigliarvi un remake fatto da un team di fan che prende lo spirito di Crash Bash e di Crash Team Racing Retrofueled e li unisce insieme in un modo perfetto. Sto parlando chiaramente di Crash Bash Live, realizzato da Beta M e dal suo team di colleghi. Il gioco si propone come una remastered plus di Bash, inserendo personaggi nuovi come Crunch e Nina, ma anche un mondo di gioco che si rifà a Crash Tag Team Racing, ovvero il Model World di Von Clutch. È anche possibile giocare online con gli amici, basterà condividere con la persona con cui vuoi giocare il proprio IP, ed in questo modo si potrà fare una bella cooperativa. Il gioco viene costantemente aggiornato con skin, personaggi, stickers e quant'altro sotto forma di stagioni, proprio come CTR Retrofueled. È un peccato che questo gioco non sia molto conosciuto in giro e spero che tramite questa top possa ricevere la riconoscibilità che merita. In Crash Bandicoot Psyched Out, sviluppato da Hyper Golem e pubblicato nel 2020, l'iconico marsupiale è tornato in un'avventura epica che farà felici i fan di lunga data.
Questa volta il perfido Entrance ha ipnotizzato l'intero pianeta, scatenando il caos con il suo esercito di alieni interdimensionali. Solo Crash ed il suo eterno avversario, il dottor Neo Cortex, sono rimasti immuni ai poteri di Entrance e devono unire le forze, ancora una volta, per sconfiggere il suo dominio malvagio. Vestite i panni di entrambi i protagonisti mentre viaggiate attraverso mondi straordinari, esplorate i recessi più profondi delle menti dei personaggi amati dell'universo di Crash. In questo coinvolgente gioco, i giocatori devono correre, saltare, roteare, scivolare attraverso un vibrante mondo pieno di sfide in pixel art, affrontare boss formidabili, scoprire zone nascoste, recuperare tesori e annientare le forze oscure che minacciano l'equilibrio del pianeta. Con una grafica accattivante ed un gameplay coinvolgente, Crash Bandicoot Psyched Out è un'esperienza che potrete giocare gratis e che richiede soltanto un modesto spazio di memoria di poco più di 1000 MB. Preparatevi ad un'epica avventura che vi lascerà, molto probabilmente, senza fiato. Prima di passare alla top 1 dei fangames di questo video, voglio parlarvi di un fangame in particolare, Crash Bandicoot Crystal Brass, sviluppato da Pat Strikes Back e da Jump Button, lo stesso Jump Button che aveva realizzato molto tempo fa la trilogia Crash Bandicoot Energon e che oggi sta avendo il suo meritato successo con il videogioco Anton Blast, che uscirà quest'anno su Nintendo Switch. Il gioco è ormai in sviluppo da ben 13 anni, se non erro, e rappresenta, secondo me, il perfetto gioco in 3D di Crash Bandicoot, perché raccoglie tutto quello che c'è stato di buono e che c'è di buono tuttora in tutti i giochi della serie. C'è il gameplay classico, c'è l'esplorazione di Twinsanity, c'è l'aura o mojo che dir si voglia di Crash of the Titans, c'è un design accattivante come Crash Landed. Insomma, è un lavoro che, ok, procede a rilento, ma che è fatto con il cuore da persone che la serie di Crash Bandicoot la conoscono a menadito. Semplicemente non sta in questa top perché non è giocabile e perché semplicemente non è completo. Ma sono sicuro che se qualora dovesse arrivare una demo o una versione completa del titolo, sicuramente se la giocherebbe con il primo posto. Ma ora bando alle ciance e andiamo alla posizione numero 1. Immaginate Super Mario Maker, ma con Crash Bandicoot nei suoi amati titoli per PlayStation 1, specialmente Crash 2 e Crash 3. Beh, ecco qui, il capolavoro che conquista il primo posto in questa top 10, Crash Bandicoot Back in Time, realizzato da Jebit e Ukota 7. E perché proprio al primo posto? Perché questo fangame ha tutto ciò che un fan potrebbe desiderare. Offre nuovi livelli che rispettano fedelmente lo stile classico e la possibilità infinita di creare e giocare livelli personalizzati. Personalmente ho trovato un'enorme gioia nel cercare, all'interno del Discord dedicato al gioco, livelli impegnativi noti ai più come Kaizo. L'editor di livelli è sorprendentemente completo e la fisica di gioco si avvicina in modo impressionante a quella dei giochi originali di Crash per PlayStation 1, un elemento cruciale per un'esperienza autentica. Ho avuto anche il piacere di provare tutti i livelli 3D inclusi nella demo attuale e devo dire che li ho trovati eccezionali. Mi permetto una provocazione, dicendo che alcuni di essi superano persino qualche livello degli originali, grazie ad un mix ben ponderato di design tratto da Crash 2 e Crash 3, arricchito da collezionabili nascosti in modo piuttosto intelligente. L'implementazione del power-up di Uka Uka è un'idea brillante e si integra perfettamente con l'essenza dei giochi originali. E non dimentichiamo che c'è persino la possibilità di giocare nei panni di Coco. Da fan accanito di Crash, devo ammettere che questo gioco è stata una piacevole sorpresa. Non vedo l'ora che venga aggiunto un editor di livelli 3D per ampliare ulteriormente la possibilità di creazione. Se anche voi amate Crash, vi consiglio vivamente di provarlo e di condividere la vostra esperienza il più possibile sui social media e sui forum dedicati, perché questo fangame merita di ricevere ancora più attenzione di quanto non abbia già. E con Crash Bandicoot Back in Time chiudiamo questo video in bellezza. Il desiderio intrinseco di un fan di Crash di vecchia data trova finalmente la sua strada con un editor di livelli niente male, con un design accattivante perché Crash 2 e Crash 3 stilisticamente sono senza tempo, e con una community sempre attiva, grazie anche al nuovo sito realizzato dagli sviluppatori di Crash Back in Time, crashcreator.com.
Qualora voi voleste giocare tutti quanti i giochi che ho elencato in questa top 10, potete guardare sotto in descrizione perché ho messo il link per ognuno di questi. Alcuni sono uppati direttamente sul forum del Crash Zone, crashzone.forumcommunity.net, perché purtroppo i siti originali non esistono più. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa top e ditemi voi quali sono i vostri fangames di Crash preferiti. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri utenti del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci vediamo in un prossimo video, Crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot! Lo dico in questi 20 secondi così magari soltanto i veri temerari riusciranno a sentire questo pezzo, ma se volete creare un gioco di Crash insieme a me, contattatemi per vie private. Mettiamoci d'accordo, magari riusciamo a fare un qualche fangame legato al Crash Bandicoot Zone. Fatemi sapere. Ciao ciao!